Buongiorno a tutti. Sono Giada Benincasa, assegnista presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nonché membro del gruppo di ricerca Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali e Comparati DIL dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è stato cofinanziato dall'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza dei lavoratori circa i profondi cambiamenti tecnologici, demografici, ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale. Il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, ancora l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, oppure l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle tecnologie come lo smart working e il co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica, ma anche psicosociale per i lavoratori. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possono orientare la pratica degli operatori della salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di queste attività di ricerca si è deciso di coinvolgere esperti nazionali e internazionali per arricchire la conoscenza dei cambiamenti in atto, condividendo i risultati del progetto e facendoli dialogare con chi si occupa da anni del tema. In questo contesto abbiamo coinvolto dunque anche il professor Gaetano Natullo, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento. I suoi studi in questo ambito, sviluppati all'interno di un'ampia produzione scientifica, hanno interessato diversi aspetti della materia, segnalandosi sia per la profondità di analisi che per la capacità di individuare con prontezza le nuove aree di interesse, anche con specifico riferimento all'impatto che l'evoluzione dell'ambiente di lavoro ha avuto e sta avendo sulle tutele della salute e sicurezza dei lavoratori. Data la sua conoscenza della materia, in questa intervista ci confronteremo con lui rispetto ai principali nodi problematici emersi nella nostra ricerca e alle possibili prospettive di riforme atte ad adeguare il sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle sfide della trasformazione organizzativa e tecnologica. Partendo dall'ambito applicativo delle discipline in materia di salute e sicurezza e dalla nuova organizzazione del lavoro, approfondiremo come a seguito delle trasformazioni in corso si renda necessario un ripensamento del quadro normativo e istituzionale mediante proposte di riforma, nonché un percorso di adattamento della legislazione prevenzionistica alla nuova realtà del lavoro. Ringraziando dunque nuovamente il professor Natullo per la disponibilità, possiamo partire con una prima considerazione e una prima domanda. I fenomeni di frammentazione organizzativa, fortemente connessi a processi di trasformazione tecnologica e organizzativa della quarta rivoluzione industriale, tanto con riferimento alle modalità di ingaggio dei lavoratori, quanto con riferimento ai processi di esternalizzazione, codatorialità e multidatorialità, creano delle tensioni nell'individuazione del datore di lavoro ai fini della predisposizione delle tutele prevenzionistiche, ma non solo, anche rispetto all'ambito applicativo delle tutele del testo unico. Si pensi ad esempio all'esclusione del lavoro parasubordinato svolto dal luogo diverso da quello del committente. Pertanto, dinanzi a questi processi e al netto della ispirazione universalistica del testo unico, crede, professore, che sia necessario un intervento di ridefinizione delle nozioni di datore di lavoro da un lato e lavoratore dall'altro, nonché degli ambiti applicativi delle discipline prevenzionistiche e, se sì, in quale direzione? Sì, buongiorno a tutti e grazie per avermi coinvolto in questo interessante progetto.
Allora, il tema che ci occupa oggi è ovviamente molto interessante e anche molto complicato, perché sicuramente negli ultimi anni, possiamo dire negli ultimi 20 anni, ma diciamo con un'accelerazione enorme nell'ultimo anno, dovuta sostanzialmente a note vicende della pandemia, abbiamo avuto sicuramente l'evidenziazione di alcune criticità che riguardano appunto l'ambito applicativo e le modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, fino diciamo, a comprendere anche un'area più vasta che riguarda il rapporto anche tra lavoratori, tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro e tutela diciamo, dell'ambiente esterno, però questo è anche un altro discorso. Quello che sicuramente, diciamo, è per venire alla sua domanda, penso che ci ha toccato di più in questi ultimi anni e anche in quest'ultimo anno, è la questione della possibilità di coinvolgere pienamente alcune nuove modalità e nuovi fenomeni di lavoro con riferimento alla normativa sull'ambito di applicazione soggettivo e l'ambito di applicazione oggettivo che è contenuta nel nostro testo unico del 2008. Questo, voglio fare una piccola premessa, nonostante si deve riconoscere che la nostra normativa, a partire dalle prime norme, quella sulle definizioni, sul campo di applicazione, quindi gli articoli 2 e 3, sia in realtà già molto moderna, nel senso che se noi facciamo anche un confronto tra la normativa preesistente, e parlo quella, la normativa tecnica degli anni 50 e appunto il decreto 81-2008, noi possiamo già notare che la nozione di ambiente di lavoro è completamente cambiata e nella nuova normativa comunque si utilizza già una nozione innovativa e anche, ripeto, piuttosto moderna, che fa riferimento sostanzialmente al contesto organizzativo più che all'ambiente in senso fisico tradizionalmente inteso. Così come sappiamo anche che le nozioni di datore di lavoro e la nozione anche di lavoratore sono contestualizzate proprio rispetto a questo nuovo parametro, cioè il parametro del contesto organizzativo, e quindi in quel contesto organizzativo chi ha i poteri e quindi li utilizza di fatto e quindi assume la figura di datore di lavoro, e chi viene esposto ai rischi e quindi assume la configurazione di lavoratore e quindi deve essere protetto, pur sostanzialmente non rispondendo ai requisiti giuridici di lavoratore subordinato o di lavoratore to cure, perché per esempio è solamente un studente o un frequentante corsi di formazione. Quindi, premesso questo, e quindi già la nostra normativa è come dire, piuttosto elastica da questo punto di vista, quindi possiamo cercare di estenderla a ricomprendere anche nuove fattispecie. Sicuramente però mostra delle lacune nel momento in cui parliamo di prestazioni lavorative svolte all'esterno di questo contesto organizzativo, che purtroppo nella normativa è ancora considerata piuttosto in maniera piuttosto legata, diciamo, al contesto in cui di disponibilità del datore di lavoro, quindi il contesto aziendale per intenderci. Quindi nel momento in cui abbiamo avuto, soprattutto ancora di più nell'ultimo anno, fenomeni come il lavoro tramite piattaforme digitali, in particolare si pensa ai riders, o il lavoro agile, ma diciamo intendiamo il lavoro a distanza svolto in particolare in luoghi di disponibilità del lavoratore, sicuramente anche le nozioni diciamo elastiche del decreto 81 entrano in sofferenza. E questo quindi per venire diciamo alla risposta alla sua domanda, sicuramente sarebbe opportuna una ulteriore riflessione per cercare di rendere più coerente
questa nozione rispetto soprattutto ai fenomeni di attività e di lavori in modalità diverse, non necessariamente subordinate ovviamente, ma anche parasubordinate, soprattutto ovviamente se se c'è una prevalenza di potere organizzativo aziendale, quella che viene definita eterodirezione, rispetto alle quali sì, indubbiamente le nozioni che sono nel decreto 81 si mostrano in qualche maniera insufficienti. Per esempio, a parte le nozioni degli articoli contenute nell'articolo 2, le definizioni, possiamo anche pensare, per fare un esempio, ad alcuni commi dell'articolo 3 che riguarda l'ambito oggettivo del decreto 81, quello riferito proprio alle collaborazioni, perché estende le tutele solamente alle collaborazioni svolte nei luoghi di disponibilità e quindi nel contesto aziendale, o anche ai commi 9 e 10 che si riferiscono ai lavori a domicilio e ai lavori a distanza, perché qui sostanzialmente c'è stata una aggiunta di disposizioni rispetto alla vecchia disposizione che riguardava il domicilio, mentre probabilmente oggi si richiede una riflessione più ampia per arrivare a una nuova formulazione che comprenda tutti i fenomeni di lavori svolti a distanza in luoghi soprattutto in luoghi di disponibilità del lavoratore. L'ultima riflessione su questo punto riguarda le ipotesi di codatorialità, perché qui forse occorrerebbe fare uno sforzo di definire dei criteri più certi di individuazione di colui che deve essere considerato l'unico e vero responsabile per gli obblighi di sicurezza. Questo ad evitare anche delle frammentazioni di responsabilità, al di là poi di eventuali corresponsabilità anche di altri soggetti che possiamo intendere come co-datori di lavoro. E su questo mi fermerei qui. Benissimo, la ringrazio. E a proposito appunto del lavoro che sostanzialmente, diciamo, sempre più spesso, come diceva lei, si svolge fuori dal contesto aziendale, abbiamo anche un altro fenomeno, cioè i processi di trasformazione in questo senso impattano anche sull'azione delle rappresentanze dei lavoratori in ambito prevenzionistico, soprattutto a fronte di quei processi appunto di smaterializzazione e remotizzazione del lavoro. Ecco, da questo punto di vista, dunque, ritiene che la disciplina del testo unico sia adeguata a garantire i necessari spazi di intervento dei rappresentanti con riferimento ai nuovi rischi? Si può invece immaginare un intervento di riforma volto ad agevolare l'intervento delle stesse rappresentanze su alcune delle tematiche organizzative, diciamo, più rilevanti ai fini prevenzionistici? Allora, quello della rappresentanza dei lavoratori per la tutela della salute e sicurezza e più in generale quello della partecipazione dei lavoratori è un tema rilevante, cruciale e molto delicato. Noi sappiamo che l'impulso che è stato dato dalla normativa europea, a partire dalla direttiva 391 del 1989, che poi ha dato luogo alle attuali discipline nei vari paesi, tra cui anche l'Italia, quindi sostanzialmente è la progenitrice anche del decreto 81, almeno nella sua parte generale. Diciamo, la normativa europea ha previsto una partecipazione, come è stata definita, equilibrata, cioè scommettendo anche in termini di prevenzione soggettiva, sulla necessità di coinvolgere i lavoratori in quanto ovviamente non solo soggetti titolari dei diritti, ma in qualche maniera soggetti direttamente coinvolti, perché, e questo poi è un argomento che vedremo, ci torneremo probabilmente successivamente, il loro comportamento ovviamente rileva in maniera decisiva sui livelli di tutela effettiva della loro salute sui luoghi di lavoro. Ora, detto questo, è chiaro che la partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è un elemento decisivo su cui si gioca l'effettività delle tutele previste dalla normativa, nel senso che ovviamente sul piano teorico astratto le tutele
possono essere anche, da un punto di vista normativo, le più ampie possibili, come è di fatto sempre stato anche nel nostro Paese, basti pensare all'articolo 2087 del Codice Civile, ma il problema è tradurle sul piano dell'effettiva applicazione. E su questo le rappresentanze dei lavoratori avrebbero un ruolo fondamentale. Il problema è, o meglio, sono due da questo punto di vista i problemi, ma già, diciamo, al di là delle ipotesi di riforma che si possono fare, già sul piano dell'attuazione della normativa attuale, perché le ricerche che ci sono state negli anni scorsi, diciamo, hanno dimostrato che la normativa da questo punto di vista, cioè sul ruolo importante di partecipazione, anche in qualche maniera di coinvolgimento, oltre che di controllo delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, non è che sia stato svolto nel migliore dei modi. Al di là della diffusione effettiva nelle aziende e nei territori, perché sappiamo che la normativa italiana prevede dei rappresentanti in azienda e anche dei rappresentanti territoriali. Quindi già dal punto di vista della diffusione non c'è stata, come dire, una piena omogeneità di diffusione delle rappresentanze in tutto nelle aziende e nel territorio nazionale. E anche sul piano della loro azione non è, come dire, che sia stata sempre massimamente efficace. Quindi, prima ancora di ragionare in termini di revisione normativa, dovremmo forse cercare di fare uno sforzo ulteriore per rendere effettiva la disciplina che già c'è. E questo è un primo problema. Quindi migliorare l'applicazione in termini di effettiva diffusione delle rappresentanze sui luoghi di lavoro ed effettività della loro azione. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che forse su cui occorrerebbe fare una valutazione anche in termini di revisione normativa è la scelta che è stata fatta di far coincidere sostanzialmente le rappresentanze per la sicurezza con le rappresentanze generali sindacali, cioè in Italia le rappresentanze sindacali aziendali dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori e le rappresentanze sindacali unitarie, quelle che poi sono le più diffuse, diciamo, possiamo considerare la forma di rappresentanza generale più diffusa nel nostro Paese, perché è stata una scelta che può avere sicuramente ovviamente delle ragioni, ma che forse sconta una carenza di specializzazione delle rappresentanze per la sicurezza rispetto a quelle generali e anche la possibile subordinazione della loro azione rispetto a quello che svolgono come rappresentanze generali. Quindi sono i rappresentanti RSA e l'RSU che svolgono le funzioni generali di rappresentanza dei lavoratori e in particolare anche quelle contrattuali, e quindi ovviamente si devono spendere soprattutto per quello. Qualcuna di queste ha anche la funzione di rappresentante per la sicurezza, però il rischio è che questa loro funzione sia un po' sminuita rispetto a quella principale, e questo potrebbe anche spiegare il deficit a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi circa l'effettivo ruolo che hanno svolto le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza in questi anni. Al di là di questo, anche venendo quindi ai nuovi lavori, ai nuovi fenomeni, ai nuovi rischi, forse quello che si potrebbe valutare è un potenziamento proprio delle rappresentanze territoriali, nel senso che le rappresentanze territoriali in qualche maniera sono sganciate rispetto all'azienda, al contesto aziendale, e quindi potrebbero loro assumere, eventualmente anche in sinergia con gli organismi bilaterali, come dire, le funzioni di monitoraggio e tutela per quanto riguarda l'applicazione delle norme di prevenzione sui lavori, come dire, in qualche maniera i nuovi lavori o i lavori decentrati rispetto ai contesti aziendali. L'ultima osservazione solo è che potrebbe essere anche valutata, a questo ci ritorneremo eventualmente anche dopo, la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, forse anche di quelle per la sicurezza,
negli organismi indipendenti di vigilanza che sono previsti dal decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e quindi anche delle aziende, che viene richiamata con riferimento ai modelli aziendali di organizzazione e gestione dal decreto 81. Bene, la ringrazio e colgo appunto lo spunto in merito appunto a questi nuovi lavori che vengono svolti in molteplici luoghi non sempre determinati e spesso fuori dalla disponibilità giuridica del datore di lavoro, come diceva, rispetto a rischi soprattutto sempre più connessi ad aspetti del lavoro relativi all'organizzazione e anche alla commissione che si viene a creare tra esperienza di lavoro ed esperienza di vita. Ecco, da questo punto di vista, in che modo gli strumenti prevenzionistici previsti dall'attuale normativa, come per esempio la valutazione dei rischi che si basa su coordinate spazio-temporali ben determinati, possono o devono adeguarsi al nuovo contesto? È necessario pertanto individuare un nuovo concetto e dunque una nuova definizione di valutazione dei rischi per presidiare adeguatamente i nuovi contesti di lavoro, o quella attualmente contenuta e presente nel testo unico può dirsi ancora attuale? Bene, allora, se noi guardiamo la nozione, la definizione di valutazione di rischi, che è sempre nella norma sulla definizione dell'articolo 2, lettera Q, ci dice che la valutazione di rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Perché diciamo, ho richiamato espressamente la norma? Perché in realtà, se noi guardiamo solo questa definizione della valutazione dei rischi, in realtà potrebbe anche essere idonea rispetto ai nuovi fenomeni di cui stiamo parlando. Perché si dice, si utilizza la locuzione organizzazione in cui, come ambito, l'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, non l'organizzazione inteso come contesto aziendale. Il problema è che se noi incrociamo questa definizione con quella che abbiamo richiamato prima di datore di lavoro, di lavoratore, ma anche di unità produttiva che viene richiamata nelle definizioni e poi utilizzata nei vari contesti delle norme del decreto 81, allora sì che la valutazione dei rischi rischia, come dire, la definizione, ma soprattutto le modalità di applicazione dell'obbligo di valutazione dei rischi rischiano di essere insufficienti rispetto ai nuovi fenomeni, ai nuovi rischi. Allora, se è così, se questo è vero, le modifiche dovrebbero riguardare più quelle, no? Quindi quello che abbiamo detto prima rispetto al primo quesito, e quindi le definizioni di datore di lavoro, di lavoratore, di unità produttiva, piuttosto che quella di valutazione di rischi. Fermo restando che eventualmente si potrebbe rendere più coerente, ovviamente, anche la parte relativa alla valutazione dei rischi, con dei riferimenti più precisi anche ed espliciti ai lavori a distanza, ovviamente in contesti di disponibilità del lavoratore, e ai lavoratori e ai lavori tramite piattaforma digitale. Benissimo, la ringrazio e procedo con un'altra riflessione su un altro tema, cioè quello della formazione dei lavoratori. Dunque, in questo nuovo contesto lavorativo, crede che il tema della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sia da ripensare anche in vista di una maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori, e dunque i quali sono spesso chiamati anche a scegliere il luogo di lavoro esterno al contesto aziendale, dunque fuori dal diretto controllo del datore di lavoro, come per esempio anche in funzione, diciamo, di quel principio di cooperazione dei lavoratori sancito tanto nell'articolo 20 del testo unico quanto da ultimo
parlando di lavoro agile anche nell'articolo 22,2 della legge 81 del 2017. Sì, questo è un altro punto molto delicato, cioè il rapporto tra il profilo attivo e quello passivo della situazione soggettiva del lavoratore, che in realtà costituiscono i due lati della stessa medaglia. Ovviamente il lavoratore è il titolare del diritto alla sicurezza e il datore di lavoro è il soggetto passivo, il destinatario dell'obbligo di sicurezza, ma il lavoratore, come sappiamo, è anche destinatario di una serie di obblighi nel decreto 81 e questo è un punto molto delicato su cui in realtà proprio dal decreto 626 del 94 e ancora di più dopo il decreto 81 del 2008 le riflessioni sono cominciate ad aumentare, cioè quanto è rilevante il profilo passivo della condotta e della situazione soggettiva del lavoratore, perché è evidente che il suo comportamento non può essere ininfluente rispetto ai livelli effettivi di tutela. Tanto è vero che la stessa normativa europea prevede il coinvolgimento dei lavoratori e la loro partecipazione proprio perché, diciamo, non si può fare a meno di una strategia di prevenzione anche in termini soggettivi. Quindi questo significa che la condotta del lavoratore è fondamentale. Quindi sicuramente la cooperazione come minimo del lavoratore è fondamentale e deve essere richiesta perché possiamo prevedere le migliori tutele e più efficaci come misure di prevenzione. Possiamo anche prevedere, come prevediamo, che il datore di lavoro abbia un obbligo di controllo sulla condotta e sulla condotta, diciamo, diligente, non pericolosa, sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione da parte del lavoratore, ma è evidente che una condotta negligente del lavoratore non può essere sempre controllata e prevista e la condotta negligente per quanto riguarda la sicurezza del lavoratore purtroppo può determinare il verificarsi di eventi lesivi e quindi infortuni sul lavoro. Quindi è un punto molto delicato. Ora è chiaro che proprio per questo il profilo della formazione, dell'informazione è un profilo ancora più importante e quindi, come dire, non ci si può esimere dal ritenere come opportuno e necessario anche un irrobustimento, soprattutto pensando a quelle modalità di lavori che sono svolti all'esterno del contesto di disponibilità del datore di lavoro e quindi invece in contesti di disponibilità del lavoratore, ma anche pensando ai riders, diciamo, per strada e quindi con esposizione a ovviamente incidenti stradali e infortuni stradali. Quindi questo è sicuramente un punto molto importante e al di là di un irrobustimento degli obblighi formativi o anche proprio per un irrobustimento degli obblighi formativi, purtroppo sappiamo che il tema della formazione è un tema delicato, non sempre i livelli di qualità della formazione sono i migliori possibili e da questo punto di vista forse si potrebbe ipotizzare un coinvolgimento più diretto dell'ente che in Italia ha la competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro da un punto di vista tecnico, cioè l'INAIL, cioè pensare a un coinvolgimento maggiore dell'INAIL anche nella programmazione, nella validazione, nel monitoraggio delle attività formative, soprattutto per queste tipologie di lavori, diciamo, di cui stiamo parlando, potrebbe essere qualcosa da valutare. Così come è da valutare una, come dire, puntualizzazione della necessità che il lavoratore tenga delle condotte coerenti con, diciamo, le istruzioni e le misure di prevenzione previste, soprattutto in luoghi di cui lui ha la disponibilità. Pensiamo al lavoro a distanza svolto ovviamente in luoghi di disponibilità del lavoratore e del diritto, pensiamo al diritto alla disconnessione, di cui si discute ovviamente molto da un po' di tempo a questa parte, perché
in quel caso le misure di prevenzione, così come l'eventuale disconnessione, non possono essere effettive senza un pieno coinvolgimento del lavoratore attraverso una sua condotta, da questo punto di vista, diligente. Benissimo, la ringrazio e procedo dunque all'ultima riflessione, all'ultima domanda che in senso generale si vuole concentrare su quello che è il concetto di organizzazione del lavoro, che sappiamo e abbiamo ricordato essere il perno nell'impianto normativo del testo unico in materia di salute e sicurezza, in quanto contestualmente fonte dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e presupposto del sistema di prevenzione. Dunque un'organizzazione che però abbiamo visto è sempre più spesso dematerializzata, quindi sempre meno fisica. Da questo punto di vista, pertanto, come è possibile ritenere attuale la normativa prevenzionistica a fronte di questi mutamenti e in modo invece più specifico come, in che modo una revisione dei modelli di organizzazione e gestione che anche prima lei ha richiamato potrebbe agevolare questo processo di riforma a livello normativo. Sì, allora in realtà questa questione rimanda alla prima, perché cioè alla capacità o al contrario incapacità dell'attuale assetto normativo a essere, come dire, inclusivo e adeguato rispetto ai nuovi fenomeni e ai nuovi rischi. Quindi premesse tutte le considerazioni che abbiamo svolto già, in particolare sulla prima questione, che quindi ovviamente vanno ribadite e confermate anche in sede di valutazione di quest'ultima questione. Per quanto poi più specificamente riguarda i modelli di organizzazione e di gestione per diciamo, la sicurezza del lavoro, che poi coinvolgono tutto il sistema, chiamiamolo sistema aziendale, organizzativo di gestione della sicurezza sul lavoro, ovviamente dovrebbero tener conto anche ovviamente attraverso le modifiche della prima parte del titolo primo di eventuali nuove indicazioni normative atte a coinvolgere di più queste nuove fenomenologie. E quindi si potrebbe pensare a specifiche sezioni dei modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza dedicate proprio a queste ipotesi di attività o di lavori che sono decentrati, sono iperflessibili, sono autonomi ma con una forte incidenza di modalità organizzative appunto interconnesse in realtà con il contesto aziendale o comunque con l'organizzazione aziendale, anche se non necessariamente etero-organizzate. E richiamando quanto detto prima, anche per queste finalità potrebbe essere utile il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori negli organismi indipendenti di vigilanza che presiedono alla verifica dell'effettiva attuazione dei modelli organizzativi, appunto di organizzazione e gestione per la sicurezza. E su quest'ultimo punto, approfittando di quest'ultima osservazione che richiama di nuovamente quindi la funzione delle rappresentanze dei lavoratori e la partecipazione dei lavoratori, voglio anche dire che non solo su quest'ultimo punto, ma più in generale, va forse fatta un'ulteriore riflessione proprio sul piano delle fonti regolative della sicurezza sul lavoro, perché con particolare riferimento al ruolo della contrattazione collettiva, nel senso che noi sappiamo, diciamo, dal momento che si tratta di norme che sono poste a protezione della salute, cioè di un bene indisponibile, sappiamo che siamo tutti d'accordo che occorrono tutele, diciamo, dei paletti forti presidiati da norme di legge. E per questo motivo e anche per i timori, diciamo, di una, sappiamo tutti il dibattito sulla rischio di monetizzazione della salute e sicurezza sul lavoro, quindi in uno scambio tra tutele retributive economiche e tutele della salute, il ruolo della contrattazione su questi temi è stato sempre ritenuto di secondo piano.
Però proprio negli ultimi anni abbiamo avuto invece un'implementazione di questo ruolo. Da ultimo, con i noti protocolli, diciamo che in Italia hanno applicato, i protocolli delle parti sociali, che hanno applicato sostanzialmente le tutele anticontagio sui luoghi di lavoro, e hanno avuto anche più volte consacrazione normativa di norme, cioè che ne hanno riconosciuto un'efficacia generale, e addirittura di una norma che ha riconosciuto nelle disposizioni dei protocolli il ruolo di diciamo, definizione del livello massimo di tutela anche ai sensi dell'applicazione dell'articolo 2087 del Codice Civile. Questo, come dire, per avere uno stimolo anche in sede di eventualmente di revisione normativa a una maggiore considerazione del ruolo della contrattazione collettiva, sia in sede di fonte regolativa delegata magari dalla legge. Faccio un esempio: prima abbiamo menzionato il diritto alla disconnessione, che in Italia è previsto e non è previsto, diciamo, e quindi sul quale occorre sicuramente anche una regolazione più precisa, e su cui la stragrande maggioranza delle fonti regolative in altri paesi è data proprio dalla contrattazione collettiva. Oltre al fatto che si potrebbe cercare di implementare anche attraverso degli incentivi legislativi le buone prassi che possono svolgere, quindi buone prassi previste ovviamente dagli accordi collettivi nazionali o soprattutto aziendali, che possono giocare un ruolo fondamentale per migliorare i livelli di effettiva applicazione delle disposizioni di tutela in azienda. Benissimo. Io, professore, allora la ringrazio sia per la disponibilità che ovviamente per gli spunti di riflessione molto interessanti e assolutamente preziosi per il nostro lavoro. Grazie. Buon lavoro.